Eccoci qui amici e benvenuti in questa nuova puntata. La puntata di oggi nasce da un'esigenza particolare che abbiamo noi batteristi. Molto spesso ci troviamo in difficoltà per colpa dell'accordatura. L'accordatura è un tema molto vasto, c'è chi l'approccia in maniera molto scientifica, c'è chi l'approccia in maniera abbastanza fai da te o comunque a orecchio. Io come sempre non sono né di una parte né dell'altra perché penso che alla fine, soprattutto nell'accordatura, l'importante sia il risultato finale. Quindi se alla fine ottengo un bel suono sia usando un metodo che usandone un altro, diciamo che io non prediligo nessuno dei due. L'unica cosa che mi fa scegliere un metodo rispetto a un altro è appunto la velocità d'esecuzione. Quanto ci metto a far suonare bene sto cavolo di tom, questo cavolo di rullante o la gran cassa. Oggi volevo portarvi due trucchi che mi sono stati utilissimi, li ho scoperti negli anni suonando, guardando anche tutorial. Mi sono fatto una testa così a forza di guardare metodi di accordatura eccetera. Ho scoperto questi modi che sono molto veloci per aiutarvi appunto nelle accordature. Ho già dedicato dei video sull'accordatura del rullante, te li lascio in descrizione, e anche sull'accordatura dei tom, ti lascio tutti in descrizione. Oggi parliamo di trucchi veloci, trucchi salvavita diciamo. Quindi sigla e andiamo a vedere subito questi trucchi. Prima di continuare con il video ti chiedo di iscriverti al canale e attivare la campanella se questo video ti piacerà. Spero di portarvi un contenuto che vi possa aiutare e soprattutto vi faccia perdere pochissimo tempo per accordare la batteria, perché la batteria va suonata, non possiamo sprecare tempo ad accordarla, bisogna suonare. E andiamo a vedere i trucchi di oggi. Trucco numero 1. Quante volte vi è capitato di accordare la batteria, arrivare a quel livello di suono che vi piaceva e già dopo qualche giorno, perché avete suonato, diciamo che la batteria ha perso quel suono, quell'accordatura. Dipende sempre molto dalla qualità della batteria, se è un'economica piuttosto che una professionale, eccetera. Ma ragazzi, le batterie funzionano tutte alla stessa maniera. Le viti, a forza di picchiare sulla pelle, con le vibrazioni si svitano, quindi si allentano, un po' come una chitarra che perde l'accordatura, quindi andranno sempre un po' riaccordate. Ecco, io ho scoperto un metodo, me lo fece vedere un mio amico batterista molti anni fa. In 1 minuto o 2 si va a riregolare tutta la batteria, a riaccordarla, e il metodo è veramente facile. Ve lo faccio vedere. Allora, il metodo consiste in cosa? Nel portare tutte le viti alla stessa nota. Questo trucco che mi ha insegnato questo mio amico ha due cose molto importanti che sono dei benefici per la batteria, cioè ti fa ritrovare la nota perduta, ok? Quindi ti fa ritornare il tom con la nota che vuoi tu, ma aiuta anche la pelle a distendersi meglio. Quando un tom suona male, non è sempre detto che sia colpa di tutte le viti, anzi, solitamente ne basta una o due viti che ci rompono le scatole. Quindi il nostro scopo è far sì che tutte le viti abbiano la stessa nota. Quindi, come in ogni metodo classico di accordatura, andiamo a sentire le note. Ok, probabilmente forse dal microfono non si riesce a sentire bene, comunque c'è qualche differenza tra una vite e l'altra ed è quella che dobbiamo andare a coprire. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una vite con la nota che ci piace e facciamo attenzione che la vite di fronte a lei abbia la stessa nota, questo è molto importante. In questo caso ha la stessa nota. Qua io la sento un po' più grave, ripeto, forse dal microfono non è così sensibile, non si sente, comunque è un po' più bassa, quindi la vado ad alzare un po'. Ok. Ok, adesso che hanno tutti la stessa nota, prendiamo la chiavetta e una bacchetta, suoniamo molto piano in corrispondenza della vite, lo faremo su ogni vite questa cosa qua. E la andiamo a svitare di metà giro. Lo so, è strano. E ritorniamo alla nota di partenza. Ok, e andiamo avanti. Non c'è un pattern preciso, potete seguire quello che volete.
Ok, e questa cosa la potete ripetere per tutti i tom. Perché serve molto questa cosa, anche se sembra strana? Innanzitutto per riprendere la stessa nota su tutte le viti, ma il discorso dello svitare e tornare a riavvitare serve per fare un po' respirare la pelle, quindi diciamo fargli fare uno stretching, perché la pelle una volta che la mettete sul tom e l'avete accordata, poi per tutta la sua vita, a parte qualche raro caso, veramente ci farete pochi accorgimenti, quindi la plastica rimane così. Con questo metodo, andandola a svitare tanto e a riavvitare, diciamo che la andiamo un po' a sollecitare, quindi la andiamo un po' a strecciare. Potrebbe aumentare, non dico la durata, ma di sicuro la risonanza e il suono. Insomma, io l'ho sempre fatto ed è un metodo anche molto veloce per riaccordare i tom e lo potete fare per tutti i tom. Trucco numero 2. Ok, questo invece ragazzi è molto utile se siete in situazioni veramente veloci, di live, magari anche di registrazione in cui avete sempre la stessa batteria, ma avete bisogno di un suono un po' più acuto. C'è un metodo veramente velocissimo che però, attenzione, lo dico e lo ripeterò durante il video, usatelo solo per situazioni di breve durata, cioè se dovete suonare mezz'ora, un'ora, poi ritornate all'accordatura normale, diciamo, perché è un'accordatura un po' sbilanciata che potrebbe deformare alcuni cerchi. Ok, vi trovate quindi nella situazione in cui volete dei tom più squillanti, più acuti. Cosa fare? Solitamente cosa fai? Prendi il tom, lo smonti, inizi ad avvitare, senti tutte le note e si rimonta, e così ci vuole veramente tanto tempo. Ma se non hai quella mezz'oretta di tempo, c'è un metodo super veloce e consiste semplicemente nel battezzare una vite, io scelgo sempre la stessa, così me la ricordo, e dargli mezzo giro in più. Fine, tutto qua. Nel tom da 8 daremo un quarto di giro, perché se do mezzo giro nel tom da 8 diventa un campanello, diventa un octoban. Ma adesso vi faccio sentire la differenza, ok? Così è come la mia batteria suona normalmente. Andiamo a dare mezzo giro e un quarto di giro in più. Io scelgo sempre la vite in alto a destra, così me la ricordo, semplicemente. E nel floor tom non lo vedo molto utile, ma vabbè, si può fare anche qua. Ok, sentite la differenza, eh? Ok? Allora il suono cambia, è ovvio che non è come avere un'accordatura fatta a modo per avere proprio la nota super acuta che volete voi. Questo diciamo che è un trucco salvavita e vi può aiutare molto perché è molto veloce. Dopodiché, quando avete fatto la vostra performance, avete suonato, vi siete allenati, allora potete dare quel mezzo giro in meno. Bene, questi erano 2 trucchi veloci per riaccordare la batteria e accordarla in maniera più acuta in situazioni con pochissimo tempo. Farò sicuramente altri video riguardanti l'accordatura. Come dicevo prima, potete trovare in descrizione altri contenuti che ho fatto sull'accordatura, e se andate sul mio canale potete trovare anche molti altri contenuti sul mondo della batteria. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella.